Ciao e benvenuti su Byte Retromani, canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi continuiamo a parlare dei nostri amati Commodore 64 e ci dedichiamo ad un modello un po' esotico, il modello argentino, il cosiddetto Drean Commodore 64. Sì, Drean è l'azienda che ancora esistente, che produce elettrodomestici e che metà degli anni 80 stipulò un accordo con la Commodore per produrre un proprio modello di Commodore 64 da vendere nel mercato argentino. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla per parlare del Commodore 64 argentino, il Drean Commodore 64. Ed eccolo qua il nostro Drean Commodore 64 argentino. Molti, anche su altri video, ho sentito che lo chiamano Dream Commodore 64, forse per l'assonanza con la parola in inglese sognare, quindi Dream, ma a mio parere, essendo la Drean un'azienda argentina, è più corretto pronunciare proprio Drean, proprio come viene pronunciato poi nelle pubblicità che si possono trovare di questa azienda ancora esistente, ricordo. Drean Commodore 64, la administración de su empresa. Ahora con Drean Commodore 64 es fácil. Con los videojuegos más divertidos. Drean Commodore 64, la computadora personal más vendida del mundo. Quindi la Drean nel 1985, nel marzo del 1985, fece un accordo con la Commodore statunitense per produrre questo modello da poter vendere nel mercato argentino. Vediamo nel dettaglio la confezione, poi andremo a parlare più dettagliatamente della storia di questo particolare modello di Commodore 64. Ed ecco la confezione, la scatola a cui siamo abituati qua in Italia e in Europa, cioè questa confezione che si può aprire, diciamo, a scorrimento ed è, come vedete, di dimensioni diverse rispetto a quello del Commodore 64 Drean dietro. Infatti se togliamo questa andiamo a vedere appunto la confezione del Commodore 64 Drean, che praticamente è presa pari pari dalla confezione di Commodore 64 americani. Come abbiamo detto, nel realizzare la confezione, la Drean si ispira pienamente alla confezione del Commodore, diciamo della casa madre americana, e adattandolo al paese argentino, scrivendo tutte le informazioni in lingua spagnola. Infatti vediamo sotto la scritta Grande Commodore 64 con i colori nel numero 64 in bella vista, proprio per diciamo, mettere in evidenza che il computer Commodore 64 era a colori, cosa non scontatissima a quel tempo, ma come leggiamo l'informazione sono in lingua spagnola. Infatti c'è scritto la computadora personal col poder professional. Scusate la pronuncia, ma insomma facciamocela andare bene. Okay. Quindi qui di lato invece leggiamo la nueva de Commodore, gráficos de avanzada en color, música, io sonido professional, memoria del 64, insomma tutte le scritte in lingua spagnola, appunto la lingua dello Stato argentino. Sotto invece leggiamo, insieme alla scritta Commodore, diciamo, il logo della Drean, dell'azienda, questa azienda appunto produttrice di elettrodomestici, che con un accordo della Commodore iniziò a produrre i propri Commodore 64. Ma andiamo a vedere al lato, anche qui troviamo delle immagini esplicative con alcune informazioni sempre in lingua spagnola. Qui troviamo ancora, insieme alla scritta Commodore, anche la scritta Adriano, quindi appunto ha
identificare questo accordo tra Drean e Commodore per la produzione di questo Commodore 64. Qui vediamo il numero di serie che si ripete poi sia diciamo sopra che sotto. Andiamo a vedere adesso invece la parte posteriore. Nella parte posteriore troviamo l'immagine di un Commodore 64 con un monitor che non è il classico 1701 o 1702, ma un monitor generico con stampante e lettore floppy VIC 1541. Qui vediamo invece l'immagine speculare, ma al posto del disk drive troviamo il lettore datasette primo modello, quello diciamo simile a quello utilizzato per il Commodore PET. Sotto vediamo alcune immagini che mostrano l'utilizzo del Commodore 64 in vari diciamo in varie applicazioni che possono essere professionali oppure diciamo casalinghe oppure ancora di gioco. E infatti qua viene messa in evidenza la parte di intrattenimento del Commodore 64 con una serie di immagini esplicative di giochi più in voga al momento. Qui vediamo Space Invaders e altri giochi ancora in voga a quell'epoca. Giriamo ancora la confezione, vediamo dall'altro lato ancora le immagini diciamo esplicative delle varie porte, varie connessioni. Qui vediamo che il connettore è addirittura a 2 poli con un pulsante di accensione, quindi tipo VIC-20 primo modello, le 2 porte joystick e poi le altre porte, il connettore per le cartucce, porta video e porta seriale e lettora di diciamo la porta di connessione per il datasette e la user port. Quindi vediamo, ritorniamo poi alla diciamo facciata principale, la facciata diciamo anteriore della scatola. Adesso lo giriamo la scatola per vedere anche diciamo la parte diciamo superiore, dove vediamo il Commodore 64 con il monitor che avevamo visto nell'immagine esplicativa della parte posteriore della scatola, insieme alla stampante e al lettore floppy VIC 1541. Quindi troviamo questa persona dedita a lavorare, quindi ad utilizzare questo Commodore 64 diciamo, in un ambiente lavorativo, quindi professionale. Giriamo ancora la scatola e qui da quest'altra parte invece troviamo la scritta Commodore 64 senza Drean e vediamo un modello di Commodore 64 addirittura con una tastiera di tipo PET style, qui con la scritta 64 colorato. Probabilmente questa immagine a mio parere sarà stata presa da un VIC-20 dove è stato poi cambiato il logo per la scritta 64. A mio diciamo infatti, anche se guardiamo anche da questa parte vediamo questa tastiera PET style, ma per quanto mi risulta la tastiera PET style è stata utilizzata solamente per i primissimi VIC-20. Andiamo adesso ad aprire la confezione, ecco che come vediamo non si apre più a scorrimento come nei modelli europei, ma a bauletto, cioè vedete si apre in questo modo. Nella parte posteriore troviamo il vano con i cavi e l'alimentatore, che vedremo poi nel dettaglio, e qui invece troviamo il Commodore 64 Drean. Adesso andremo a tirare fuori dalla confezione e a vederlo da vicino e confrontarlo invece con un modello diciamo classico biscottone Commodore 64.
Andiamo quindi a vedere da vicino il nostro Drean Commodore 64 e a confrontarlo con un altro biscottone a cui siamo più abituati, il classico biscottone venduto in Europa. Andiamo quindi a confrontare adesso il Drean Commodore 64 con un classico biscottone a cui siamo abituati, un classico Commodore 64 modello biscottone europeo. Quindi la prima cosa che andiamo a notare è l'etichetta con la scritta Drean Commodore 64. Vediamo che nel biscottone classico troviamo la scritta Commodore 64 più grande, mentre invece sul Drean troviamo la scritta Commodore 64 rimpicciolita, più ristretta, per dar spazio al logo Drean nell'etichetta. Da quest'altro lato invece vediamo il LED rosso che indica l'accensione, che nel modello classico è etichettato con la scritta Power, cioè accensione, mentre invece sul modello Drean non troviamo più la parola Power, ma troviamo scritto ENC puntato, cioè incendito, cioè la scritta accensione, acceso, in lingua spagnola. La tastiera ha i medesimi tasti, come vediamo, con uguali caratteri del modello classico biscottone. Andiamo adesso a confrontare i due modelli mettendoli, diciamo, spalla a spalla. Come possiamo notare, aiutandoci anche con questo righello, ecco, se vedete, il, diciamo, classico, questo qua è il Commodore 64 biscottone classico e questo invece è il Drean. Quindi a destra troviamo il Drean, a sinistra il biscottone classico europeo. Infatti se andiamo adesso a confrontarli vediamo che i due case hanno l'altezza, per quanto riguarda la parte superiore, diversa, più alto per il biscottone italiano europeo, il case più basso per il modello Drean Commodore 64. In effetti questo qui Drean ha il case dei primi modelli, dei modelli Silver Label americani, differenti dal classico biscottone successivo, appunto con case più alto. E un'altra curiosità la troviamo invece nella posizione del connettore per connettere appunto il cavo di alimentazione. Qui vediamo il biscottone sempre classico europeo con il Drean Commodore 64 biscottone. Quindi vediamo che qui abbiamo il foro rotondo del Commodore 64 biscottone europeo. Da quest'altro lato invece osserviamo che il Commodore 64 Drean ha il connettore, vediamo da più vicino, con questa rientranza quadrata e la scritta Power sul lato destro. Da quest'altro invece sul biscottone classico troviamo il foro con la rientranza rotonda e la scritta Power sul lato superiore. Quindi praticamente questo vuol dire che sul Drean monta praticamente il connettore uguale ai primi Commodore 64, cioè ai Silver Label, etichetta d'argento. Mentre qui vediamo le due porte joystick, guardiamo anche dall'alto e osserviamo che le due, diciamo, porte joystick del Commodore 64 Drean sono leggermente più
sporgenti. Andiamo a vedere invece la parte sottostante dei due computer. Qui sopra vediamo il classico biscottone europeo con l'etichetta che troviamo sempre al centro con il seriale. Questo qua in particolare è un Commodore 64 Made in England. Qui vediamo invece che l'etichetta del Commodore 64 Drean non è più posizionato al centro, ma è spostato sulla destra, e vediamo le due etichette. Drean St. Louis, che è la città dove della sede della Drean, e il numero seriale, che è questo qua. Qui vediamo insieme a Commodore naturalmente la scritta e il logo Drean, industria argentina. Un'altra piccola curiosità è l'alimentatore del Drean Commodore 64, che come vediamo è molto diverso da classico alimentatore a cui siamo abituati con il nostro modello europeo. Naturalmente la presa è di tipo americana perché è quella in uso in Argentina, e vediamo sotto naturalmente c'è anche il seriale che corrisponde poi al computer. Poi troviamo delle viti per aprirlo. Mettiamolo a confronto adesso con il classico alimentatore a scarpone del diciamo biscottone nostro europeo. Qui possiamo uno di fronte all'altro così, e così possiamo confrontarle le dimensioni. Come vediamo, quello argentino, quello del Drean, è più grande, ha dimensioni maggiori ed è appunto di forma molto diversa rispetto al classico alimentatore a scarpone. Ma in realtà i due sono praticamente interscambiabili, perché hanno le stesse tensioni di uscita. La storia del Drean Commodore 64 inizia nel marzo del 1985, quando la Drean, fabbrica di lavatrici ed altri elettrodomestici, sigla un accordo con la casa madre Commodore negli Stati Uniti per produrre e distribuire un proprio modello di Commodore 64. In realtà la Drean distribuirà anche altri modelli quali il Commodore 16 e poi 128 ed altri modelli di macchine della Commodore. Ma nel maggio del 1985 inizia la distribuzione del Commodore 64 marchiato con il logo Drean in Argentina. Questo lo sappiamo per certo leggendo la rivista K64 numero 2 del 1985, dove a partire da pagina 28 dedica un corposo articolo alla presentazione del Commodore 64, e a pagina 29 leggiamo appunto che nel marzo del 1985 la Drean sigla questo accordo con la casa madre Commodore, e nel maggio del 1985 inizia la distribuzione di questo home computer nei paesi argentini. Ma non si tratta di una produzione ex novo di Commodore 64, bensì la Drean va nella fabbrica negli Stati Uniti della casa madre della Commodore, preleva le schede madri Rev A e Rev B che erano state scartate perché non avevano passato i primi test, quindi si trattava di schede madri difettose, ne smontava i chip, quindi integrati, le portava in Argentina e lì li riassemblava, le rimontava e poi li distribuiva nel paese appunto argentino con il marchio Drean Commodore 64. Adesso andiamo a smontare il nostro
Drean Commodore 64 biscottone e andiamo a vedere come è fatto internamente. Eccoci qua, una volta aperto il nostro Drean Commodore 64, andiamo a leggere appunto l'assi della scheda madre, che è la 326298 Rev A del 1982. In pratica si tratta della scheda madre del cosiddetto Silver Label. Qui vediamo i vari chip, andiamo a leggere la CPU 6510, quindi datato 37esima settimana dell'82. Poi vediamo le varie ROM 1982, 1983, i due CIA 6526, rispettivamente seconda settimana dell'83 e 51esima settimana dell'82. Qui vediamo il banco RAM e qua poi lo shield dove è alloggiato il VIC-2. Ecco qua un'altra curiosità, è questo dissipatore tipico proprio dei primi modelli Silver Label Commodore 64. Qui vediamo un particolare della schermatura, il cartoncino di schermatura, la parte sotto del LED indicativo dell'accensione, e qui vediamo i tasselli in plastica per la chiusura. Una cosa, qua vediamo ancora la particolarità, diciamo, della tastiera, ma una cosa che non avevo mai notato in altri modelli è questo cerchietto, sembra in materiale metallico, che è messo, diciamo, messo sui cavi della tastiera. In realtà non so proprio a cosa possa servire. Se qualcuno di voi ha maggiori informazioni, lo scriva sotto nei commenti. Nel dicembre del 1986, quando negli Stati Uniti la casa madre Commodore presentava in pompa magna il nuovo modello di Commodore 64, il C64C, anche in Argentina la Drean decise di presentare un proprio Commodore 64C simile, quindi nelle fattezze al Commodore 64C della casa madre Commodore, ma senza averne, diciamo, l'autorizzazione da parte appunto della casa madre Commodore. Ed infatti il case, pur essendo simile al Commodore 64C classico, è in realtà realizzato interamente in Argentina, come pure la tastiera non è la solita tastiera del Commodore 64C, ma è leggermente diversa, tanto che anche il tasto Shift Lock è leggermente più rialzato. E appunto nel dicembre del 1986 Drean decise di presentare
il proprio Commodore 64C senza averne autorizzazione da parte della casa madre, e questo ebbe conseguenze tanto che la Commodore rescisse l'accordo poi che aveva fatto con Drean, mettendo fine praticamente poi nel 1988 alla produzione di Drean Commodore 64 in Argentina da parte appunto della Drean. Ma andiamo a vedere quali sono le particolarità di questa macchina. Ed eccolo qua, il Drean Commodore 64C. Come vediamo, la prima cosa che notiamo è il label, l'etichetta con il logo, diciamo, Commodore accompagnato dal logo Drean. La seconda particolarità è il LED diciamo, indicatore dell'accensione, che diversamente dal Commodore 64C diciamo classico della casa madre, non è rettangolare, ma è un diciamo normalissimo LED rotondo, come vediamo. Come vi dicevo prima, la tastiera non è quella del Commodore 64C, ma è una tastiera leggermente diversa, tant'è che il tasto Shift Lock è leggermente più alto rispetto ai tasti diciamo vicini. Per il resto il case è del tutto simile a un Commodore 64C. Qui vediamo la parte diciamo della connessione dei joystick e la connessione dell'alimentatore. Nella parte posteriore troviamo la classica porta di espansione o connettore per le cartucce, le varie connessioni per il segnale video, la porta seriale, la porta per la connessione del dataset e la user port. Quindi del tutto simile al Commodore 64C della casa madre. Nella parte sottostante ritroviamo il label e l'etichetta, anzi due etichette, dove riporta pure il logo Drean St. Louis e Drean Commodore modello 64C e il numero seriale. Adesso andiamo ad aprire la scocca e vedere invece come è fatto internamente il nostro Drean Commodore 64C. Una particolarità di questo case del Drean Commodore 64C è che non porta solamente le 3 viti come diciamo i classici Commodore, ma ne ha altre 3, quindi in totale 6 viti anche nella parte diciamo in alto. Quindi abbiamo praticamente, queste sono le viti, come vediamo, delle serie di viti più lunghe per la parte diciamo superiore e vite più corte per la parte inferiore. Quindi una volta tolte le 6 viti, alzando la scocca superiore, ecco come si presenta all'interno il nostro Drean Commodore 64C. Come vediamo ci sono altre 2 staffe che tengono ferma diciamo la tastiera. Quindi andiamo a svitare queste 2 staffe. A questo punto possiamo togliere la tastiera ma prima dobbiamo smontare quest'altra vite. Togliamo questa staffa, a questo punto liberiamo la nostra
tastiera. Vediamo la tastiera come è fatta. Come vedete è materiale praticamente diverso dalla classica tastiera Commodore, e anche i caratteri sono leggermente diversi dal classico Commodore 64C. A questo punto stacchiamo pure LED. Come vediamo troviamo questo shield metallico che praticamente è tenuto fermo da questi viti ulteriori. Quindi togliamo pure queste viti. Ed ecco qua come si presenta la scheda madre. Qua possiamo leggere ancora che si tratta di un ASSI 32 62 98 del 1982 in Rev A. Quindi ancora una volta si tratta di una scheda madre del classico Silver Label americano. Qui vediamo ancora la particolarità del dissipatore. Quindi in realtà non utilizzava le schede madri del Commodore 64C, quindi quelle successive, naturalmente perché la Commodore non aveva autorizzato la produzione di queste macchine, e quindi utilizzava schede madri che aveva reperito per i Drean Commodore 64 biscottoni. E infatti vediamo che alcuni chip come il 6526, quindi il CIA, ancora una volta è datato 1982, come 1982 è datato pure la CPU e altri integrati. Andiamo a vedere la particolarità del VIC-2. Andiamo ad aprire lo shield. Ed ecco qua. E questo è il VIC-2 del nostro Commodore 64 Drean modello C, che praticamente è la stessa scheda madre che poi troviamo anche nel Drean Commodore 64 biscottoni, che come abbiamo detto non sono altro che schede madri del Silver Label americano, quindi le prime schede madri, diciamo, del Commodore 64. Ma andiamo a vedere da vicino questo VIC-2 del Drean Commodore 64 e capiamo perché è così particolare. Se ci avviciniamo, leggiamo la sigla 6572, che è diversa dai classici VIC-2 6566 o 6567, a seconda se siamo nel, diciamo, standard NTSC, quindi americano, o PAL europeo, perché questi chip, il 6572, è un particolare VIC-2 realizzato appositamente per il Drean Commodore 64 del mercato, quindi argentino. Questo perché lo standard in Argentina è uno standard cosiddetto PAL-N, che è diverso sia dall'NTSC americano che dal PAL europeo. Altra cosa curiosa è questo talloncino azzurro con il numero di serie che la Drean diciamo incollava sulle schede madre, ma che ritroviamo anche sui chip con lo stesso seriale. Questo perché, come dicevamo prima, la Drean prelevava queste schede madri dalla fabbrica negli Stati Uniti e gli smontava questi chip praticamente e poi li riportava in Argentina rimontandoli, riassemblandoli e nel caso poi facendo anche delle riparazioni.
e poi quindi praticamente una volta rimontati mettevo questi diciamo, come dire, questi talloncini sui chip che aveva rimontato. Bene amici, in questa puntata abbiamo visto un altro fantastico Commodore 64, la versione argentina, il Drean Commodore 64, anzi ne abbiamo visto addirittura due, il biscottone e questo nella versione C. Non ci rimane che provarlo con un gioco, ma quale sceglieremo? Naturalmente un gioco di calcio, visto che parliamo di Argentina, e giocheremo con Sensib Soccer nella versione proprio Drean, fatta diciamo adattata in lingua spagnola per il mercato argentino appunto, e lo faremo con il programma precaricato sulla Kung Fu Flash. Quindi andiamo a caricare la cartuccia con la Kung Fu Flash e ad accendere il computer che è già collegato al nostro monitor, e accendiamo naturalmente il monitor e aspettiamo che si carichi per giocare. Ed eccolo il gioco, la schermata iniziale. Naturalmente viene chiamato Football non Sensible Soccer per la versione, come leggiamo, Drean Commodore. Ecco qui la schermata principale, che poi è la stessa del gioco Sensible Soccer. A questo punto vediamo l'inizio del gioco, dove le due squadre si allineano per il calcio d'inizio della partita. Ed ecco il fischio d'inizio. Vediamo se riusciamo a fare un gol. Ho perso la palla. Vediamo. Madonna, palo su palo. E ho fatto il gol. Bene amici, ci siamo divertiti anche oggi con il nostro Commodore 64 in questa puntata con la versione Drean Commodore 64 biscottone e questa in versione C. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e in tal caso vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. A voi non costa niente, a me aiuta a far arrivare a più persone questi video per condividere questa passione con quanti più amici possibili. A me non resta che salutarvi e aspettarvi numerosi alla prossima. Ciao!